Ben ritrovati amici, oggi cominciamo con un macro argomento sul 600, parliamo dell'Inghilterra, parliamo del parlamentarismo inglese che si sviluppa nel corso del XVII secolo. Si tratta di eventi di grandissima importanza. Sofì, vuoi stare con me? Vuoi aiutarmi in questa video lezione? Che dici? Parliamo dell'Inghilterra? E parliamo dell'Inghilterra a partire dal 1603. Ti ricordi, Sofì, che abbiamo già parlato della regina Elisabetta I? È la regina Elisabetta I che caratterizza la seconda metà del 500, muore nel 1603. Abbiamo ampiamente parlato di lei in una precedente video lezione. Elisabetta I, se vi ricordate, aveva sempre rifiutato di prendere marito, di sposarsi, quindi non aveva alcun figlio legittimo e non vi erano eredi della dinastia Tudor, quindi Elisabetta I è l'ultima esponente dei Tudor. Alla sua morte, qual è l'erede più diretto? Un suo parente, vabbè vai Sofì, che appartiene però ad un'altra dinastia, Giacomo James, che è il re di Scozia, Giacomo VI Stuart, re di Scozia. Forse ricordate che Giacomo VI, re di Scozia, è il figlio, ve lo ricordate, di Maria Stuart, regina di Scozia, che è cacciata dai presbiteriani, dai calvinisti scozzesi, era poi stata condannata a morte e giustiziata proprio dalla cugina Elisabetta I Tudor. Abbiamo più volte detto, parlando di Elisabetta I, che in caso di morte di quest'ultima le sarebbe succeduta al trono d'Inghilterra Maria, regina di Scozia, e questo autorizzò i cattolici ad attentare più volte alla vita di Elisabetta I, perché appunto ci sarebbe stata una regina cattolica, Maria Stuart, al posto di una regina protestante, Elisabetta I. Una volta accolta da Elisabetta, che venne poi fatta condannare a morte e giustiziare, perché Maria Stuart, ricordate, sosteneva i complotti cattolici. Suo figlio Giacomo VI era stato poi reintegrato come re di Scozia, quindi Giacomo VI Stuart è il figlio della cugina di Elisabetta I, Maria Stuart. I Tudor si estinguono con Elisabetta I, la successione va a Giacomo VI Stuart, re di Scozia. E diventa questo Giacomo VI, Giacomo I, capite, come re di Scozia ha il numerale sesto, ma come re d'Inghilterra ha il numerale 1, si trasforma così Giacomo VI in Giacomo I. È lo stesso personaggio, resta sovrano di Scozia come Giacomo VI, diventa sovrano d'Inghilterra come Giacomo I. Noi universalmente lo ricordiamo come Giacomo I, quindi si estingue la dinastia Tudor e in Inghilterra, a Londra, si afferma il primo esponente di un'altra dinastia, gli Stuart. Poi, per la prima volta nella storia, attenzione, Inghilterra e Scozia sono unite sotto lo stesso sovrano, in un'unione dinastica. Attenzione, non vuol dire che Inghilterra e Scozia abbiano costituito, si siano fuse in un unico Stato di Gran Bretagna. La Gran Bretagna non esisteva ancora, verrà dopo. Con Giacomo VI i due regni, Scozia e Inghilterra, restano formalmente separati. Giacomo VI è sia re di Scozia sia re d'Inghilterra, quindi si tratta soltanto di un'unione dinastica. Inghilterra e Scozia poi si uniranno a formare la Gran Bretagna solo nel 1907, un secolo dopo, come vedremo in un altro ciclo di video lezioni. Quindi Giacomo VI, Giacomo I, si sposta dalla capitale della Scozia, Edimburgo, a Londra. 1603. Giacomo I, attenzione, era cattolico, come la madre, ed era favorevole all'assolutismo. Lui scrisse addirittura un libro per sostenere le buone ragioni, le argomentazioni a favore della dottrina del Divine Right of Kings. Così si dice in inglese, è la classica dottrina che giustifica l'assolutismo sovrano, il diritto divino
dei sovrani. I sovrani hanno ricevuto il proprio potere direttamente da Dio, nessuno gliela può togliere e la sovranità deve essere assoluta, non la possono dividere con un Parlamento o con qualche altra istituzione, perché Dio gliel'ha data intatta e indivisibile. Giacomo I è frustrato nella sua velleità di governare come sovrano assoluto. In Scozia non gli era stato possibile. Ricordate che analoghi problemi aveva avuto la Madre Maria, perché la Scozia non era più cattolica, la Scozia è diventata calvinista. Ricordate che la chiesa calvinista in Scozia si chiama presbiteriana. Ricordate il durissimo e severo presbiterio di Edimburgo guidato da John Knox. E i calvinisti scozzesi, come tutti i calvinisti, appunto i presbiteriani, sono contrari al diritto divino dei sovrani, all'assolutismo, e quindi alla madre l'avevano addirittura cacciata e il figlio, Giacomo, dovette adattarsi a dividere il suo potere, a governare facendo dei compromessi con il presbiterio di Edimburgo, con l'autorità di questo parlamentino degli anziani, dei pastori calvinisti presbiteriani, molto molto duro, rigido, teocratico, soprattutto nelle faccende che riguardano la vita privata. Quindi Giacomo non aveva potuto governare come sovrano assoluto in Scozia. Lui si trasferisce a Londra anche perché pensa e si illude di poter governare come sovrano assoluto in Inghilterra, dove lui era a capo della Chiesa inglese, della Chiesa anglicana. Come sicuramente ricordate, la riforma protestante in Inghilterra prese la forma di uno scisma da parte del sovrano Enrico VIII e si costituì la Chiesa anglicana, gli anglicani. La Chiesa anglicana era la Chiesa di Stato inglese, al cui vertice c'è il sovrano che nomina l'arcivescovo di Canterbury, che poi nomina i vescovi, che poi a sua volta nominano i parroci. La Chiesa anglicana, per questo motivo, cioè per la gerarchia, per l'esistenza dei vescovi e anche per altri motivi, è più simile alla Chiesa cattolica rispetto a tutte le altre confessioni calviniste. Giacomo I si mette a capo della Chiesa anglicana, che come sapete si chiama anche Chiesa episcopale o episcopaliana, perché a differenza di tutte le altre chiese protestanti ha i vescovi, cioè gli episcopi, perché in greco vescovi si chiamano episcopi. Viene anche chiamata, vi ricordate, Church of England, la Chiesa d'Inghilterra, perché è la Chiesa di Stato, la Chiesa ufficiale. Anglicani o episcopali, Giacomo I si illude di governare come sovrano assoluto e anche capo della Chiesa inglese. In effetti Elisabetta I, prima di lui, e anche molti Tudor prima di Elisabetta, avevano governato da sovrani assoluti e erano riusciti a schiacciare il Parlamento. Però, purtroppo per Giacomo, all'inizio del Seicento, dopo la morte di una sovrana forte come Elisabetta I, il Parlamento inglese aveva ripreso i suoi poteri. Non è che il Parlamento inglese conquista dei poteri solo dopo la morte di Elisabetta, solo nel Seicento. Questi poteri ce li aveva già, vi ricordate, sin dalla Magna Carta e dalle successive modificazioni del tempo della Magna Carta, che avevano dato molto potere al Parlamento. Quindi Giacomo I è frustrato nel suo desiderio di fare il sovrano assoluto anche in Inghilterra, perché il Parlamento ha ripreso le sue prerogative e molte leggi vengono fatte dal Parlamento, in particolare tutto ciò che riguarda le tasse, il bilancio, l'economia, deve essere votato dal Parlamento. Il Parlamento inglese aveva dei poteri molto maggiori rispetto all'Assemblea dei Tre Stati francese, ricordate? Gli Stati Generali del Regno di Francia. E il Parlamento pretende di avere molto potere, il Parlamento inglese, perché sin dalla fine del Cinquecento e ora all'inizio nel Seicento, ancora di più durante il regno di Giacomo I, il Parlamento si sta riempiendo di elementi protestanti non anglicani. Attenzione, i protestanti non anglicani e in particolare i calvinisti, che a differenza degli anglicani
non accettavano il potere assoluto del sovrano, volevano maggiore democrazia, volevano maggiore potere per il Parlamento a scapito del sovrano. Non accettavano l'assolutismo, quindi Giacomo I se lo deve vedere con un Parlamento che gli impedirà sempre di governare come sovrano assoluto, avrà anche degli scontri con il Parlamento. Giacomo I regna dal 1603 al 1625, tuttavia durante il suo regno non succede nulla di particolare, nessuna rivoluzione, semplicemente il Parlamento gli si oppone, ma lui muore tranquillamente nel suo letto. I problemi verranno con il suo successore. C'è da dire alcune cose. L'Inghilterra stava diventando potente non solo perché abbiamo visto si stava sviluppando l'agricoltura, il libero mercato, le manifatture, flotte sempre più potenti sui mari di tutto il mondo e così via, un inizio di libero mercato, stava iniziando a colonizzare l'Irlanda, schiacciando i poveri contadini irlandesi cattolici di lingua celtica che venivano odiati perché non avevano mai voluto convertire al protestantesimo, erano voluti restare fedeli al Papa, alla religione cattolica. L'Irlanda all'inizio era una colonia della Scozia, all'inizio i presbiteriani, i calvinisti scozzesi erano penetrati in Irlanda prima degli anglicani, però da un po' di tempo gli anglicani erano penetrati anche loro in Scozia, stavano comportandosi malissimo nei confronti dei poveri pastori celtici cattolici, si appropriavano delle loro terre, venivano considerati gli irlandesi inferiori. L'Irlanda stava diventando dalla colonia della Scozia che era prima una colonia dell'Inghilterra, ma un'altra cosa molto importante è questa, che oltre agli anglicani in Inghilterra si vanno diffondendo molte altre sette di molte altre chiese protestanti. Questo è importante, devono essere enumerate, devono essere spiegate, perché la situazione dell'Inghilterra, la situazione religiosa dell'Inghilterra all'inizio del Seicento è variegata, è complessa. Qualcuno potrebbe dire che è molto complicata. Senza capire bene questa situazione, senza capire bene le ideologie che divide i vari gruppi, non si capirà nulla della successiva storia d'Inghilterra. Quindi cerco io di spiegarvi in maniera chiara le varie differenze religiose. C'erano gli anglicani e gli episcopali, che erano la Chiesa di Stato, e questo l'abbiamo detto. In Inghilterra c'erano ancora molti cattolici. L'Inghilterra era stata abbastanza tollerante, non aveva sterminato i cattolici o li aveva scacciati come a volte succedeva in altri paesi, soprattutto nelle regioni del nord dell'Inghilterra, regioni agricole piuttosto povere ed arretrate, ma che poi diventeranno le regioni più ricche paradossalmente perché saranno le prime ad industrializzarsi, regioni ai confini con la Scozia come il Lancashire oppure lo Yorkshire oppure le Midlands, mi raccomando non pronunciate Yorkshire, vi erano ancora moltissimi cattolici e questa è già una cosa significativa, però all'interno dei protestanti, siccome il resto d'Europa già alla metà del Cinquecento, per sfortuna di Giacomo I, soprattutto all'inizio del Seicento, si stanno diffondendo i calvinisti, come abbiamo visto in altri posti, Francia per esempio, oppure nell'Europa dell'Est. Si diffondono i calvinisti dal basso, nelle classi popolari, non solo tra i nobili, magari in contrasto con la religione e la volontà del sovrano. I calvinisti si diffondono tra i ceti popolari, i ceti, i lavoratori più avanzati, le regioni più aperte e dinamiche dell'Inghilterra, ma anche nella media borghesia, tra i proprietari terrieri e gli artigiani della media borghesia. Attenzione, i calvinisti inglesi prendono il nome di puritani. A differenza di quello che molti pensano, non significa che si costituisce una chiesa a sé, una particolare religione in Inghilterra. Puritani è solo il modo con cui i calvinisti vengono chiamati in Inghilterra.
cioè i puritani non sono qualcosa di diverso dai calvinisti, sono i calvinisti inglesi che vengono chiamati puritani. Inizialmente venivano chiamati puritani quelli di stretta osservanza e poi un po' tutti i calvinisti. I calvinisti inglesi presero questo nome. Puritani è solo il nome che si dà ai calvinisti inglesi, come i calvinisti francesi vengono chiamati ugonotti e i calvinisti scozzesi vengono chiamati presbiteriani. Sempre calvinisti sono uguali tra loro, più o meno. I puritani inizialmente, come è comprensibile, prendono esempio dalla chiesa presbiteriana scozzese. Alcuni restano legati alla chiesa presbiteriana scozzese, quindi possiamo chiamarli, anche se loro non si facevano chiamare così, puritani presbiteriani. Quelli più conservatori, i puritani presbiteriani, erano molto duri, appunto avevano come esempio il presbiterio, il concistoro di John Knox a Edimburgo, o il concistoro famosissimo di Calvino a Ginevra. I puritani presbiteriani volevano eliminare tutta la struttura gerarchica e i riti della Chiesa anglicana, quelle cose che facevano somigliare troppo la Chiesa anglicana e la Chiesa cattolica, però non volevano la tolleranza religiosa, attenzione, neppure limitata a tutti i gruppi protestanti. I puritani presbiteriani consideravano comunque la Chiesa un organismo obbligatorio e l'appartenenza alla religione di Stato una cosa forzata. Volevano sostituire la gerarchia dei vescovi anglicani con un presbiterio modellato ad esempio del presbiterio di John Knox ad Edimburgo. Però c'erano anche dei puritani che possiamo chiamare indipendenti, che a differenza dei presbiteriani erano a favore della tolleranza religiosa, almeno per tutti i protestanti. Questi puritani indipendenti, che vedremo avranno poi la meglio sui puritani presbiteriani, volevano anche loro eliminare la gerarchia vescovile della Chiesa anglicana, della Chiesa episcopale, però al loro posto non volevano mettere nulla e volevano che vi fosse libertà religiosa almeno per i protestanti non anglicani, non volevano che ci fosse una chiesa di Stato, una chiesa obbligatoria. Quindi questi sono i calvinisti puritani. Attenzione, la cosa si complica perché oltre ai puritani iniziano a essere fondate in Inghilterra, alcune di queste verranno fondate alla metà del Seicento, però noi anticipiamo, alcune sette calviniste che non sono puritane, che andavano oltre i puritani, sette come i quaccheri oppure i battisti. Attenzione, quaccheri e battisti sono protestanti e sono calvinisti, ma sono protestanti calvinisti non puritani, d'accordo? Quaccheri, il nome deriva dai loro nemici che li chiamano Quakers, ovvero tremolanti. I tremolanti. In realtà il vero nome dei quaccheri, il nome ufficiale è Società degli Amici. I battisti invece derivano dall'ala pacifista degli anabattisti olandesi. Per quanto riguarda l'ala violenta degli anabattisti, ne abbiamo già parlato in un'apposita lezione dedicata a loro all'interno della riforma protestante. Erano molto pacifici, quaccheri battisti spesso si rifiutavano di prendere le armi, erano contrari alla guerra e a differenza dei calvinisti non avevano neanche una chiesa vera e propria. Loro volevano seguire il culto, un culto personale, ma non quello dei calvinisti puritani. Per loro, quaccheri e battisti, la funzione sacra, quella che i cattolici chiamavano messa e che i protestanti inglesi chiamano funzione di solito, per loro la funzione sacra doveva essere assolutamente simbolica, qualcosa che durava poco. Per loro, ancora di più rispetto ai calvinisti, il fedele doveva essere completamente libero di fronte a Dio, libero in coscienza di dare qualunque interpretazione volesse del testo sacro, della Bibbia. Questa libertà spesso portava anche al fanatismo, all'estremismo, all'anarchia, cioè più che fare una messa, una funzione vera e propria, quaccheri battisti si riunivano in tondo, parlavano
e chiunque di loro si sentisse ispirato, si sentisse invasato dallo Spirito Santo, prendeva la Bibbia, si alzava e iniziava a predicare, spesso con dei toni infuocati, spesso in maniera esagitata. Quindi loro non volevano nessuna intermediazione tra il fedele e il testo biblico, tra il fedele e Dio, tant'è che addirittura pensavano che ogni fedele potesse essere ispirato direttamente da Dio leggendo la Bibbia e chiunque potesse predicare. Non volevano una guida nelle loro funzioni, anche fosse la guida del pastore calvinista. Non c'era nessuno che presiedeva le funzioni, tantomeno ovviamente quaccheri e battisti accettavano il Book of Common Prayer, che invece era il testo base della religione di Stato anglicana, il libro delle preghiere comuni. Per calvinisti, quaccheri o battisti, il fatto che la Chiesa anglicana avesse un testo di riferimento che ti diceva come credere era una cosa inaccettabile. Il Book of Common Prayer somigliava il catechismo cattolico, non lo potevano accettare, ma quaccheri battisti andavano oltre i puritani. Molti di questi quaccheri battisti erano un po' fanatici, pensavano di essere invasati direttamente dallo Spirito Santo e così via, però erano spesso persone assolutamente non violente, in privato o in pubblico, che credevano nella concreta libertà di coscienza. Ognuno di fronte alla Bibbia, di fronte a Dio, può pensare assolutamente quello che vuole. Quindi erano per la libertà di coscienza, ma anche per la tolleranza religiosa. Molti di loro erano anche a favore, attenzione, della totale separazione tra Chiesa e Stato. Per loro la religione doveva essere una cosa completamente libera, affidata alla coscienza interiore del fedele. Nessuno Stato, nessuna Chiesa poteva coartare, poteva costringere la coscienza. Comprendete? Quindi non sono solo calvinisti puritani, ma ci sono anche i calvinisti radicali, che forse non si possono neanche chiamare propriamente calvinisti, avranno comunque un'eccezionale importanza, perché loro, come altri, che noi chiamiamo indipendenti o anarchici, pensate, c'erano dei calvinisti radicali, indipendenti o anarchici, che non volevano far parte neanche con il loro nome di nessuna chiesa, dicevano io sono io di fronte alla Bibbia, si chiamavano indipendenti oppure anarchici. Gli indipendenti non sono da confondere con i puritani indipendenti, questi sono indipendenti nel senso che dicono sono solo io e basta. A indipendenti o addirittura anarchici, a loro piaceva proprio farsi chiamare in questo modo. Attenzione, quindi ci sono tutta una serie di sette, non sono anglicane, ma neppure puritane, che sono calviniste ma non puritane, o meglio protestanti ma non puritani. Queste sette quaccheri battisti indipendenti anarchici venivano chiamati settari. La loro era proprio una setta, nel senso di un gruppo, non proprio di una chiesa organizzata, quindi settari venivano chiamati, ma anche per lo stesso motivo venivano chiamati congregazionalisti. Spero di riuscire a scriverlo, congregazionalisti, cioè erano accusati, e questa accusa la accettavano in qualche modo, di non avere una chiesa vera e propria, con delle strutture, con un'organizzazione, con dei capi. Erano delle sette, ma anche delle congregazioni, cioè loro dicevano noi non abbiamo una chiesa, una struttura, un'organizzazione ben precisa, noi siamo solo persone che la pensano allo stesso modo, che si riuniscono ogni tanto nello stesso luogo, nello stesso edificio, fanno degli incontri, ma non c'è nulla di organizzazione ecclesiastica. Quindi attenzione, abbiamo i calvinisti puritani, ma anche altri calvinisti, quaccheri, battisti, indipendenti, anarchici, che vengono chiamati settari o congregazionalisti, il fenomeno del settarismo inglese, sette. Poi attenzione, tutti i protestanti non anglicani, cioè sia i settari sia i calvinisti, tutti quelli che non sono anglicani, venivano chiamati anche non conformisti o dissenters, dissenzienti. Perché? Perché tutti i calvinisti
non anglicani erano ostili alla Chiesa anglicana, d'accordo? Per ricordarvi che i non conformisti sono tutti protestanti non anglicani, basta pensare all'origine del nome non conformista. Bisognava fare un giuramento, lo dovevano fare tutti i cittadini, un giuramento di fedeltà alla Chiesa anglicana che diventa il conformismo occasionale, cioè ogni anno tu dovevi giurare sottomissione e fedeltà alla Chiesa anglicana, però di fatto era una cosa solo formale, capite? Questi non conformisti, quaccheri, battisti, indipendenti o calvinisti puritani, dovevano fare questo giuramento, poiché c'era una certa tolleranza religiosa, la Chiesa anglicana aveva ormai rinunciato a essere l'unica Chiesa e costringere tutti gli altri, questi non anglicani potevano fare quel che volevano, potevano partecipare ai riti della loro religione, alle riunioni della loro setta o chiesa. Molti di loro non volevano giurare. Il giuramento per gli inglesi è ancora adesso una cosa importante, non si giura il falso, e quindi non volevano neanche fare questa cosa ipocrita che ogni anno giuravano fedeltà alla Chiesa anglicana, poi però potevano fare quello che volevano, è solo un giuramento occasionale, si chiama il conformismo occasionali, non giuravano e quindi teoricamente erano fuori legge in Inghilterra e quindi spesso venivano anche perseguitati, arrestati, dipende anche dai momenti storici, quindi lo so che può sembrare complicato, ma questa terminologia che designa vari gruppi religiosi in Inghilterra deve essere memorizzata, deve essere imparata e ricordata sempre. Imparatela adesso perché io poi la utilizzerò, questa terminologia, queste parole, senza andare ogni volta a spiegare che cosa sono i settari, i puritani, oppure i dissenters o i non conformisti. Ripeto, i dissenters o non conformisti sono tutti protestanti non anglicani, cioè che si oppongono alla Chiesa di Stato, non i cattolici, tutti i protestanti non anglicani, quaccheri, battisti, indipendenti, anarchici e puritani. Invece i puritani comunque si distinguono dagli altri protestanti non anglicani perché questi vengono chiamati settari o congregazionalisti. Vedete che la situazione religiosa era molto complessa, i protestanti erano divisi tra loro e anche all'interno dei calvinisti c'erano i presbiteriani e gli indipendenti, alcuni volevano il presbiterio, altri la libertà religiosa. Vi erano anche appunto calvinisti o protestanti non puritani come i settari o congregazionalisti. La situazione è un po' complessa, dobbiamo ricordare bene tutti questi gruppi. Allora, il Parlamento riprende i suoi poteri, l'abbiamo visto, con Giacomo I che viene limitato nella sua sovranità, il Parlamento si compone di due camere, vi ricordate non solo la Camera dei Lord formata da vescovi e nobili che sono di solito fedeli al sovrano, ma anche la Camera dei Comuni, dei Commons, democraticamente eletta, con 511 membri, ed è proprio nella Camera dei Comuni che iniziano a essere eletti sempre di più non conformisti oppure dissenters, protestanti non appartenenti alla Chiesa anglicana o episcopale di Stato. Va bene, erano democraticamente eletti, anche se a votare erano pochissimi, soltanto i più ricchi, i collegi elettorali erano distribuiti in modo strano, c'erano moltissime zone dell'Inghilterra che non votavano. Comunque, quelli della Camera dei Comuni, a differenza della Camera dei Lord, venivano eletti. Abbiamo detto che Giacomo I muore nel 1625 e il suo successore è suo figlio Carlo I, il secondo Stuart, che regnerà dal 1625, morirà nel 1649, non di morte naturale, ma vedremo che farà una brutta fine. Ad ogni modo, di Carlo I ci occuperemo nella prossima video lezione, la seconda sul Seicento inglese, sulla storia che stiamo facendo di tutto il XVII secolo in Inghilterra. Quindi continuate a
continuate a seguirmi, nella prossima lezione parliamo di Carlo I e degli scontri tra Carlo I e il Parlamento e dell'inizio della prima rivoluzione inglese, e quindi vi aspetto tutti. Arrivederci, grazie.